questo mamma me ne andava a mettere, questo ci può servire per tagliare qualcosa in gol. Per non mettere la scherma. Ah, un motosega dove dietro. La miscela, tutto a posto. Tutto a posto, sì. L'attrezzatura questa qua. Allora mettiamo, andiamo a sesta, questo lo mettiamo in gol. Fino a 25-26 anni o forse 30 non potavo, guardavo mio padre potare ma a me non piaceva potare. Poi dopodiché mi ricordo benissimo, abbiamo impiantato un oliveto giovane e allora un oliveto giovane, immagino un po', è come crescere un bambino, crescere un figlio, è la stessa cosa, quindi diciamo l'ho allevato da piccolino, l'ho portato, adesso sono fatti alberi belli, grandi, e allora mi è nata questa passione nel creare qualcosa, diciamo un albero che magari sono delle piccole foglie, adesso lo vedi che si è fatto grande, allora dici questo è merito mio se l'ho portato a queste condizioni. E da lì ti nasce tutta quella passione che poi cerchiamo di tramanderemo ai nostri figli. Tutto a posto. Siamo pronti allora? Va bene, che potremo partire. Funziona la forbice? Sì, funziona tutte cose. Meno male che va a funzione. Allora ci possiamo... Attrezza stanno, ci può No, tu stai partire. saltato una poco. Ma stingato poco, ma... Che? Già sta. Ma ci andiamo, andiamoci, che sono molto biafanotti, Andiamoci. È un lavoro di passione, perché è un lavoro faticoso, è un lavoro che si effettua durante l'inverno. Già come si vede oggi stesso qua è tutto bagnato, quindi è un grosso sacrificio lavorare. Certo che veniamo aiutati dalla tecnologia, perché una volta ai tempi di mio nonno si potava con le piccole asce. Poi man mano sono usciti i seghetti a mano e poi abbiamo avuto la forbice e già è tanto. Poi è cambiato un po' il modo di fare anche delle forbici, abbiamo oggi delle forbici che sono in materiale di acciaio e comunque si risparmia molto lavoro. E qua poi i problemi più grossi, almeno di noi potatori, sono i tendini delle braccia che col tempo purtroppo vengono ad infiammarsi e poi i dolori sono quelli che sono. La potatura è dura perché durante l'inverno si fa sempre molto spesso, sempre bagnata, però dato che non hai da fare, diciamo, ti rivolgi alle olive per fare la legna, per fare la potatura, per fare gli alberi belli, però ci sta la stanchezza, però noi, diciamo, come quasi che ci divertiamo a fare questa potatura perché siamo abituati per stare all'aria, diciamo, del sole, della natura. Stiamo togliendo quello che all'albero non serve per dar modo che quelli che restano portano del frutto fatto per bene e aumentano la linfa. Avere sempre una certa circonferenza dell'albero, non essere troppo pieno e far sì che tutto quello che assorbe dalla radice li porta a frutto. Una parte della potatura, forse secondo me una piccola parte, è lasciata alla soggettività di ognuno, ma le regole non si può transigere da certe regole. Dobbiamo arieggiare e fare entrare della luce, perché l'olivo vive con la luce. Per far entrare della luce, allora le nostre potature, diciamo almeno degli alberi secolari, togliamo la parte interna dell'albero, cerchiamo di spogliarla quanto più possibile per far sì che entri la luce nella vegetazione esterna.
è un po' più difficile lavorarci, ma comunque l'albero, essendo un albero secolare, comunque ha bisogno anche di una chioma adeguata a quello che è la sua radice. Non possiamo portare un albero grandissimo ad una dimensione piccolissima, altrimenti non producerebbe. Io mi ricordo mio suocero che diceva, ah no, domani dobbiamo andare là all'oliveto, quella l'ha messo il nonno, capisci? Cioè per lui era una grossa soddisfazione dire a noi, quelli dopo di lui, oh questo oliveto l'ha piantato il nonno. Certe persone che sentono dire che stanno in città, no, che noi sacrifichiamo la nostra vita qua per le piante, per le andiamo in campagna, però ci stanno pure quelle che dice tu ti alzi alle 6 la mattina, te ne vai in campagna, arriva alle 7 in campagna, ci stanno quelle che si alzano alle 4 in città per arrivare alle 8 a dove lavorano, la sera si ritorna alle 8 di sera, rientrano in casa, non si conoscono tra una e l'altra persona dello stesso palazzo. Allora tu certe volte ti fai quella cosa e dici, sarà che allora sto meglio io qua. È un lavoro faticosissimo, quindi diciamo, a parte la passione, ma è una vera missione, quindi io lo ritengo come una missione, come l'infermiere, come il medico, come tante attività, come tante professioni che danno l'anima per il loro lavoro, e secondo me lo diamo anche noi.